E quindi diamo subito la parola a Stefano e poi facciamo una discussione riunita. Stefano Diciotti non necessita presentazione, il nostro referente di Spoke nazionale Spoke 2. Grazie Andrea, grazie della presentazione. Allora, vi racconto che pochi giorni fa ho parlato con un collega che mi ha detto: ho visto che in programma parli di Open Science, e ho detto sì, è un argomento in cui credo molto e per me è anche una sfida, perché comunque è qualcosa di grosso e di complesso. E lui mi ha risposto: beato te che per te è una sfida, per me sarebbe una sfiga. Questo soltanto per esemplificare il fatto che la sensazione comune in molti colleghi è che l'open science sia un peso, sia un qualcosa da così, di inutile da fare in più. E vi vorrei dimostrare in questi 12 minuti che secondo me non è così. E per far questo ho ripreso il bando del PE6 iniziale, dove nell'articolo 18, accesso aperto, si parla di rendere aperti i risultati relativi ai dati, deve essere garantito accesso aperto, secondo i principi Open Science e Fair Data. Allora, prima domanda, ma Open Access e Open Science sono sinonimi? Questo suppongo che lo sappiate tutti, sono sinonimi? Lo si pensa, spesso appena si dice Open Science si pensa sia Open Access. Sono sinonimi? Assolutamente no. L'Open Science è qualcosa di molto più complesso, nel quale l'Open Access è soltanto uno di questi item. Ora immagino che voi vorreste che io presentassi tutti questi item, ma non lo farò, perché ho scelto di lasciarvi soltanto due messaggi, due take home message. Allora, il primo, si pensa a Open Science, si pensa a Open Science, cioè rendere la scienza aperta. Io voglio ribaltare un po' questo concetto, cioè capire come l'Open Science può aiutare a fare scienza. Allora, penso alla scienza, penso al padre della scienza, Galileo Galilei, cosa farebbe in questo secolo, nel secolo dell'Open Science, nel secolo anche dell'intelligenza artificiale per la medicina di precisione. Cercherò di usare questo esempio. Allora, intelligenza artificiale per la medicina di precisione, queste cose le sapete, vado velocissimo. Intelligenza artificiale supervisionata, si vuole imparare per esempio a riconoscere immagini di cani e di gatti, abbiamo bisogno di un dataset. Cosa si fa? L'abbiamo visto ieri, si prende il dataset, lo si divide in due, si fa l'addestramento sul training e lo si testa sul test. Ok? Ne abbiamo già parlato ieri, siete sicuramente esperti di questo. Benissimo, adesso convertiamo il problema riconoscimento di cani e gatti con immagini mediche. Queste sono immagini di OCT, tomografia a coerenza ottica, sono immagini sezionali dell'occhio, del fondo dell'occhio. A destra classe di soggetti sani, a sinistra classe di soggetti con una neovascolarizzazione congedale. Non ci interessa in questo momento il problema specifico, è un problema di classificazione. Prendiamo una rete comunissima di deep learning, non vi preoccupate del dettaglio, e facciamo dei test veri, fatti realmente. Addestriamo e cerchiamo di classificare queste due classi. Abbiamo bisogno di una metrica, di una misura della bontà della classificazione. Si usa l'area sotto la curva ROC. Non importa ma dovete sapere che quando questo valore assume 1 vuol dire che il modello è perfetto, ha separato perfettamente le due classi. Quando il valore assume il valore 0,5 significa che ha tirato a caso, quindi stiamo tra 0,5 e 1. Allora facciamo questo addestramento e il primo risultato che otteniamo, è 1. L'area sotto la curva ROC è 1 e ho usato 50 esempi, quindi 50 immagini che vi ho fatto vedere. Potete dire, caspita, vado a pubblicare subito, immediatamente. Poi dico, torniamo un attimo indietro, quando io ho fatto questo split è casuale. Allora, quando c'è qualcosa di casuale, qualcuno potrebbe dire, ah, le cose casuali non ci piacciono. Assolutamente no. No, si gestiscono, non si eliminano. La randomness, la casualità si gestisce. E come la si gestisce? Ripetendo l'esperimento un'altra volta. Allora, altro split, quindi suddivisione casuale, training e test, facciamo esattamente la stessa cosa, la prima volta abbiamo trovato 1, la seconda volta si trova 0,5. Sono dati veri, non sto inventando. Quindi la prima volta classificazione perfetta, la seconda volta caos, cioè caos intendendo tira a caso. Com'è possibile? A questo punto Galileo Galilei cosa farebbe? Ripetiamolo almeno 20 volte, cioè un po' un numero di volte, e si vede una distribuzione. Ecco, adesso sto rappresentando la causalità che sta dietro, lo split che è causale. Poi in queste reti di deep learning ci sono altre cose che sono casuali, ma ripeto, la causalità non si evita, la si gestisce. Questo è il risultato vero.
la distribuzione delle performance, che si vede non è proprio un granché, perché va appunto dal caso fino al risultato perfetto. Allora, dov'è che aiutano l'open science? In questo caso gli open data, quindi si va a usare open data, aumentare la dimensione del dataset. Da 50 si passa a 100, ripetiamo 20 volte lo split, poi si passa a 1000, 5000, 10.000, fino ad arrivare a 88.845, che è il massimo disponibile in questa casistica. Cosa mi rendo conto? Che all'aumentare dei dati la performance media aumenta, ma soprattutto diminuisce la variabilità, si stringe sempre di più, e stringendosi sempre di più io vedo che il mio risultato è sempre più robusto, soprattutto quando ne ho 88.000, vedo che praticamente qualunque split io usi la performance è sempre quella. Quindi questo è un esempio che fa innanzitutto mettere una sorta di attenzione quando leggete un articolo e non vengono fatte più ripetizioni di questi split, soprattutto se le casistiche sono poco numerose, ma in medicina, ahimè, si lavora in questi range qua. Non abbiamo le decine di milioni di immagini che hanno Google, Facebook quando fanno sistemi di riconoscimento di volti, ok? Siamo in questo ordine, quindi questo problema è un problema vero, reale. Quindi gli open data ci possono aiutare a fare scienza, perché la scienza è quando io pubblico questo risultato, non quando pubblico questo. Quindi questo è un messaggio molto, secondo me, importante. L'altro messaggio riguarda effettivamente rendere open la scienza. Però un attimino soffermiamoci su una cosa. Riprendo il bando PNRR, si parla di rendere open i dati, tra i dati si parla di pubblicazioni, dati grezzi, metadati, fonti, rappresentazione digitale, grafiche, immagini, materiali, multimediali, scientifici. Devo dire mi sono un po' perso in questi ultimi item. Secondo me manca qualcosa, devo dire la verità, perché nell'open science ci sono due elementi fondamentali che è l'open source e l'open methods. Fondamentali, affrontiamolo un momento, ok? Si vuole fare AI in precision medicine, ma qualunque elaborazione del dato, non soltanto AI, ricade qua dentro. Allora, e qui vi faccio vedere una, secondo me simpatica barzelletta, dove si vede un sedicente Harry Potter con una bacchetta magica, con un computer al centro, che enuncia qualche magia, hyperparameters, revilizio, stochastic, gradient descending, e la sua amica dice: ma che stai facendo? Sto cercando di riprodurre gli ultimi risultati di AI di DeepMind. DeepMind è un'azienda controllata di Google, cioè sta cercando di riprodurre dei risultati di un articolo scientifico e non ci riesce. E questo ovviamente è grave per la scienza, perché la scienza si basa sulla riproducibilità. Galileo Galilei ci insegna che l'esperimento scientifico deve essere riproducibile, altrimenti non è scienza. Quindi questo è una grossa lampadina di allarme, no? Quindi è riproducibile, in questo caso l'intelligenza artificiale, ma io dico qualunque codice che si lancia. Allora, e qui si entra nel capitolo dell'open science, qui vado rapido, ma vi faccio vedere alcune soluzioni dove, che ci consentono di rendere fair non i dati, ma gli algoritmi. La fairness dei dati ne sentiamo parlare da anni, ma la fairness degli algoritmi non se ne sente tanto parlare. Si può rendere fair un algoritmo, quindi findable, accessible, interoperable, reusable, per esempio usando GitHub o altri sistemi di controllo versione che consentono di condividere il codice con altri. Poi si può usare Zenodo per dare un identificativo, dare un DOI al proprio codice. Si può utilizzare il motore di ricerca di EOSC. EOSC è la European Open Science Cloud, quindi il cloud europeo per l'open science, che ha un motore di ricerca OpenAIRE per cercare i nostri strumenti, e questo rende accessibile, riusabile, interoperabile, perché si sfruttano degli standard come gli standard JSON, e anche riusabile perché i metadati li specifichiamo in maniera esplicita, specifichiamo le licenze, quindi sappiamo come riusare il codice che noi diamo a terzi, come, quando, con che regole. Il problema però è la riproducibilità, perché se io do il mio codice sorgente a terzi, questo non è riproducibile, assolutamente no, perché quando io eseguo un qualunque codice, si parla di AI ma di qualunque altra cosa, il codice si appoggia su librerie fatte da terzi, librerie Python, quello che volete, che si appoggia a sua volta sul sistema operativo. Quindi se io do il codice sorgente, questo non è garanzia che usando gli stessi dati fornisca gli stessi risultati. Allora che cosa gli informatici hanno inventato? Hanno inventato i container, cioè quello di mettere in un unico contenitore tutto, sorgente, librerie, sistema operativo, il più famoso si chiama Docker,
e all'interno del container, quindi io ti posso dare il mio, invece di darti il mio codice sorgente, io ti do la mia applicazione dentro il container. Tu il container lo puoi eseguire dalla tua macchina e sostanzialmente ciò che esegui qualcosa che vive dentro al container. Quindi se lo lanci tu da Windows o da Mac o da Linux, ottieni lo stesso risultato. Questa è una svolta della ripetibilità e della riproducibilità. E questa ci serve per il concetto di scalabilità, perché si vuole fare AI in medicina, ovviamente sì, quindi le AI, la base delle AI, che soprattutto nel machine learning, più dati hai, le performance sono migliori. Questo è il concetto base, poi ci sono tante eccezioni, chiaramente. Quindi l'idea è che più dati ho, mi servono potenze computazionali via via sempre più grandi. Quindi io devo essere capace di scalare, quindi ho pochi dati, lavoro sul mio portatile, poi via via su un server più grande, potrei arrivare anche al supercomputer Leonardo, sesto al mondo in potenza. Quindi io devo cambiare spesso il server, insomma il sistema di calcolo, e quindi devo stare attento con la riproducibilità, perché avete capito, e per far questo, questa nota tecnica, Docker non va più bene, devo usare un qualcosa di analogo che si chiama Uptainer, è un altro container, ok? Esiste la soluzione informatica, c'è, la possiamo usare. Qual è il punto? È che, qui vi faccio un parallelo, un costruttore di case si mette a costruire una bellissima villetta a 2 piani, se a un certo punto dice io ho bisogno di fare in realtà altro che 2 piani, devo fare 100, e come fa? Doveva pensarlo fin dall'inizio. Con il codice il concetto è lo stesso, se vogliamo scalare, perché probabilmente ci basta la casa a 2 piani, ma a un certo punto magari ci rendiamo conto che ne abbiamo bisogno di 100 piani, noi dal giorno 0 dobbiamo lavorare con gli strumenti come se costruissimo un grattacielo. All'inizio lavoriamo sul portatile, poi andiamo su un server, poi andiamo sul computer più potente al mondo e non ce ne accorgiamo se usiamo gli strumenti giusti. Questa si chiama scalabilità ed è fondamentale per la riproducibilità e per poter lavorare in maniera, come dire, serena, senza stravolgere, senza trovarsi nelle condizioni del costruttore di prima. E con questo io chiudo, ricordandoci che Open Science, la freccia è in tutti e 2 i sensi, e chiudo con una immagine di un Galileo Galilei che io immagino sorridente guardando all'Open Science, secondo me, con questi 2 messaggi, e poiché non ho trovato in internet una foto di Galileo Galilei sorridenti, l'ho generata io con una AI generativa con Canva. E con questo io spero di avervi lasciato questi 2 brevi messaggi.